amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come personalizzare questi portasaponette. Questi sono le portasaponette dove qui all'interno si mette la saponetta e poi si utilizza per farsi il bagno. Questo è un progetto che è uscito già qualche giorno fa, poi qui sotto vi metto il link così se volete potete andare lì e vederlo. In quel progetto io ho fatto vedere quindi come realizzare questi portasaponette e ho fatto vedere anche la versione realizzata con il ricamo. Ma per chi non ha la ricamatrice, oggi vedremo invece come realizzarli utilizzando i termovinili della Biflex. Andremo a fare due progetti da applicare su questi portasaponette. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare la serie Sandy Glitter color ciclamino, la serie 700 rosa e la serie 700 gialla. Una volta che abbiamo realizzato il nostro progetto e l'abbiamo specchiato, perché mi raccomando, ricordatevi sempre che quando andiamo a tagliare i termovinili i progetti vanno specchiati perché tagliamo al contrario. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro termovinile, dalla parte del liner, ovvero questa è la parte lucida, la andiamo a posizionare sul tappetino, mentre la parte opaca rivolta verso di noi. Poi lo inseriamo all'interno della macchina e andiamo a tagliare. Adesso andiamo a spellicolare il nostro lavoro. Per spellicolare io andrò a utilizzare lo spellicolino della Biflex, ma se non avete questo potete utilizzare anche un aghetto, uno spillo, va benissimo lo stesso. L'importante è puntare la punta in un angolino, tirare su in questo modo e poi semplicemente tirando vedete che viene via il termovinile. Se qualche pezzetto si alza vi aiutate con il dito a rimetterlo giù, se vi si stacca potete riposizionarlo tranquillamente come questi piccoli pezzettini. Basterà insomma reggerlo con la punta del dito o di insomma un'unghia o qualche cosa e così l'avete spellicolato tutto. Adesso vado a levare queste parti qui. Adesso andrò a spellicolare il resto del termovinile. Adesso che abbiamo spellicolato quindi tutti i nostri termovinili, prima di passare all'applicazione vediamo insieme la scheda tecnica. All'interno dei termovinili della Biflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa, dove in alto a sinistra troviamo scritto la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove inquadrandolo col telefono possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione. Mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportati tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi, il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che la temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo. Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo
metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a secco. Glitter. Per l'applicazione con il ferro da stiro, dove appunto ci viene indicato che può essere applicato a una temperatura massima di 3 pallini per 25 secondi per una pressione alta, e il liner va rimosso a caldo. Sotto invece troviamo le istruzioni per le presse, che siano grandi o piccole è la stessa cosa, e ci dice che va messa a una temperatura di 150 gradi per 20 secondi, una pressione media, e il liner va sempre rimosso a caldo. La parte di sotto invece troviamo le istruzioni riguardo il lavaggio, ovvero che può essere lavato a 60 gradi, può essere messo in asciugatrice e questo tipo di termovinile non può essere lavato a secco. Prendiamo il nostro tappetino. Io andrò a utilizzare questo della Biflex, non lo utilizzerò dalla parte della scritta Biflex, ma lo andrò a utilizzare dall'altro lato, perché questa è una superficie realizzata apposta per far sì che il calore esca uniformemente e quindi i termovinili si applicano meglio. Cominciamo con l'applicare il Sandy Glitter. Quindi cosa faccio? Prendo il mio Sandy Glitter, prendo il ferro da stiro o pressa, quella che ho, scaldo un pochino la superficie dove devo applicarla, dopodiché vado ed appoggio semplicemente il mio Sandy Glitter in questo modo. E adesso, come diceva la scheda tecnica, lo passo sopra a tutto il mio vinile. Tolgo il liner ed eccolo qui, il primo è stato applicato. Scaldo la parte dove devo applicare l'altro termovinile e procedo con la pressa. Ed ecco qui il risultato, guardate un po' quanto è bello e guardate che brillantezza questo Sandy Glitter. Bene, adesso andiamo a vedere invece come applicarle, quindi anziché sulla spugna, su quest'altro tessuto. Come prima scaldo la parte, va sempre scaldata la parte perché così almeno leviamo eventuali pieghe e umidità. Appoggio il mio termovinile, togliamo ed ecco il risultato. Possiamo passarci il ferro da stiro sopra comodamente, tranquillamente, perché i termovinili della Biflex non gli succede assolutamente nulla, non servono protezioni, non servono carta forno, non serve niente. Basterà semplicemente passare il ferro da stiro per levare eventuali pieghe, segni e qualsiasi altra cosa. Quindi questi sono i due progetti della personalizzazione di oggi. Io spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Come potete vedere, i termovinili della Biflex vanno benissimo anche sulla spugna e vanno benissimo anche sopra al cotone, o come questo che insomma è un cotone chiamato cotone annito d'ave. Se volete acquistare questi termovinili, io poi qui sotto vi lascerò il link dove a comprarli, sia questi che vi ho fatto vedere oggi che altri termovinili. Poi qui sotto metterò anche il link del mio codice sconto, così potete acquistarli a un prezzo più vantaggioso. Se avete dubbi o domande scrivetemi qui sotto, che io così poi vi potrò rispondere in qualsiasi momento. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividete, condividete e condividete. Se non vi siete iscritti ancora al mio canale, iscrivetevi e accendete la campanellina così che vi arrivano le notifiche per i prossimi video. Se ancora non vi siete iscritti neanche agli altri miei social, io vi invito a iscrivervi, così che poi anche lì potete vedere tante cose che pubblico. E adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!